La verità su Gökberk YLDRM esce allo scoperto, e con lei un viaggio di metamorfosi che sembra uscito da un romanzo, ma che oggi fa tremare le vetrine dei tabloid europei. Da brutto anatroccolo a sex symbol globale, da giovane che sognava l'aula di tribunale a icona inseguita da folle in Spagna e in Italia, e al suo fianco, come un riflesso che amplifica ogni luce e ogni ombra, c'è Cemre Arda, compagna di vita e catalizzatrice di emozioni. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di tuffarci, iscrivetevi e fate sentire la vostra voce nei commenti, perché questa storia non si guarda solo, si vive. Si dice che quando Gökberk è nato, suo padre abbia sussurrato a mezza voce, con un misto di stupore e panico, non può essere mio figlio. Una frase che, anni dopo, la gente ripete ridendo, mentre cerca di avvicinarsi a toccargli la mano fuori da uno studio televisivo a Madrid. Ma allora non c'era nulla da ridere. Il neonato era coperto di peli come un pulcino strano, e le battute in famiglia non mancavano. Chi avrebbe detto che quel bambino sarebbe diventato il volto che incendia i social, l'uomo che le telecamere cercano, il nome che accende discussioni dal Bosforo alla Gran Via? Tutti conoscono il fisico scolpito, lo sguardo magnetico, la sicurezza con cui si muove nelle interviste. In pochi, però, ricordano il ragazzo normale delle scuole medie, quello che teneva la testa bassa, che si preparava a una vita in giacca e cravatta. Gökberk non sognava le luci. Studiava diritto in un'università prestigiosa, con il passo misurato di chi vuole convincere i genitori che il futuro sarà solido, regolare, magari un po' monotono ma sicuro. I professori lo stimavano, gli amici sapevano quanto fosse rigoroso, e lui collezionava risultati come se il mondo si potesse domare con la sola disciplina. Eppure il destino, si sa, ama i colpi di scena. Bastò una frase, detta all'inizio quasi per scherzo, a spostare l'asse della sua vita. Perché non provi a recitare? All'inizio una risata, poi una pausa, poi il dubbio che si trasforma in curiosità. Gökberk si lascia trascinare a una lezione, poi a due, poi a un provino piccolo, piccolissimo. La camera lo guarda e lui, senza quasi rendersene conto, ricambia quello sguardo. Non si trattava di bellezza e basta, c'era un modo di essere presente, di lasciare un eco tra una battuta e l'altra. Gli addetti ai lavori se ne accorgono presto. Nel 2014 arriva il primo ruolo. Non è ancora la tempesta, ma un vento nuovo comincia a farsi sentire. Set lunghi, parti minori, attese, tentativi, errori, ripartenze. E poi, all'improvviso, la corsa, le serie lo scelgono, il pubblico lo vuole, i social si accendono. In Turchia il nome di Gökberk YLDRM passa di bocca in bocca con rapidità sorprendente. Quel personaggio ruvido ma tenero, quella mascolinità piena di sfumature che funziona soprattutto nelle storie romantiche, lo rende familiare e desiderabile allo stesso tempo. Ma la vera svolta non arriva tra le vie di Istanbul. No, la vera svolta scoppia quando varca il confine, quando l'Italia comincia a pronunciare il suo nome con un accento dolce e curioso, quando i programmi pomeridiani gli dedicano speciali e le piazze si riempiono di persone solo per salutarlo. Lui arriva con passo sicuro e con la sensazione che qualcosa di grande stia per succedere. E infatti succede. I fan meeting diventano appuntamenti fissi, la stampa costruisce un racconto attorno a lui, e il sogno si fa geografico, corre per l'Europa e arriva a Madrid. È qui che il turco si trasforma da progetto in dichiarazione di intenti. Una serie in costume, ambiziosa, fisica, severa come un allenamento invernale. Non è solo recitazione. È disciplina, è trasformazione, è la prova che l'immagine serve, certo, ma da sola non basta. Quando si presenta in Spagna per promuovere il turco, Gökberk capisce che sta presentando se stesso tanto quanto la serie. La stampa spagnola, inizialmente attratta dal cliché del bello impossibile, comincia a raccontarlo come un artista poliedrico, determinato, appassionato. E in quel momento, il gossip fiuta il sangue. Perché il ragazzo non filtra? Parla, sorridendo, ma parla. A volte troppo, direbbero i prudenti. Ma è il suo modo di stare al mondo. La serata di El Hormiguero sembra disegnata dal destino. Pablo Motos scherza, il pubblico ride, i fari sono tutti su di lui. Dicono che da bambino fossi bruttissimo, provoca il conduttore. È il momento perfetto per schermirsi, per sviare, per sorridere educatamente. E invece no. Gökberk decide di aprire la porta,
di raccontare l'aneddoto che all'inizio della sua vita era quasi un piccolo trauma. Appena sono nato ero coperto di peli. Così tanto che sembrava mi portassero dal barbiere invece che a casa. Lo studio esplode in risate, i social impazziscono. Ma il colpo vero arriva quando aggiunge l'eco del padre. Mio padre urlò ai medici: avete fatto confusione, questo non assomiglia a mio figlio. È quel tipo di confessione che rende una star umana e, proprio per questo, irresistibile. Il giorno dopo non si parla d'altro. Il sex symbol che da neonato sembrava un pulcino irsuto. Testate turche e spagnole rimbalzano la frase, le clip circolano ovunque. E in mezzo a quella tempesta tenera spunta un'altra frase che fa rumore. Con l'autoironia di chissà dove sta andando, Gökberk azzarda: hanno provato a farmi sembrare più brutto di quanto sono. Non ci sono riusciti. Qualcuno storce il naso, lo legge come arroganza. Ma chi conosce il viaggio capisce, non è superbia, è il modo più leggero per riassumere una metamorfosi lunga, faticosa, piena di esercizi a porte chiuse. Al suo fianco, in quelle ore, c'è spesso Cemre Arda. Gli stringe il braccio quando i corridoi diventano fiume, gli sussurra parole semplici quando la voce si spezza, gli ricorda che la forza è anche sapersi prendere in giro. La mossa spagnola, infatti, non è stata un capriccio. In molti credono che la bellezza basti, che si possa scivolare da un set all'altro con la sola grazia del volto. Ma Gökberk ha imparato in fretta che l'Europa ti vuole vivo, presente, capace di entrare in una lingua come in un personaggio. Ha cominciato con l'italiano mentre girava Sandokan, e poi, quasi in segreto, ha deciso di dare del tu allo spagnolo. Al suo agente ha detto chiaro: voglio venire in Spagna. Voglio lavorare qui. Non un desiderio, un programma. Per un anno intero, lezioni 5 giorni su 7, 4 ore al giorno. La costanza che aveva preparato per il tribunale adesso la investe nella voce, nella pronuncia, nella musica delle frasi. Il risultato arriva come una prova che zittisce i cinici. Il labirinto delle farfalle, girato interamente in spagnolo. Mentre gli articoli celebrano la sua tenacia e i fan si scalpitano per un selfie, le voci tornano a inseguirlo da Istanbul. Si parla di un blitz della polizia in un nightclub, di un fermo lampo, di un rilascio immediato. La notizia fa il giro dei social in pochi minuti. C'è chi esagera, chi sussurra, chi inventa. Gökberk non scappa. Risponde con calma a Vertele. Lo fanno con tutti. Molti volti noti sono stati controllati prima di me. L'industria sussurra. C'è dell'altro? E lui, senza battere ciglio, chiarisce: mi hanno fermato e rilasciato subito. Non avevamo nulla. Il giorno dopo ero su un volo per l'Italia. La tempesta si placa a metà, perché il gossip si nutre di scie, ma la sua versione non vacilla. Anche qui, Cemre è presente, non per alzare la voce, ma per far sì che la sua resti limpida. Le camere la cercano, qualcuno int di gelosie, qualcun altro di tensioni. Ma quando la vedono abbracciarlo dietro le quinte, i mormorii si spezzano. La verità è che oggi il nome di Gökberk YLDRM fa rumore qualunque cosa faccia. Un caffè a Roma diventa un indizio. Una passeggiata a Barcellona si trasforma in pista. Un sorriso di Cemre alza la posta. Le folle lo aspettano fuori dagli hotel. Le fan gli urlano parole in 3 lingue. I commenti si contano a migliaia sotto ogni foto. C'è chi lo chiama troppo ambizioso, come se l'ambizione fosse un peccato. Chi lo vede come uno che non chiede scusa a nessuno. Chi, addirittura, lo considera una stella ingestibile, pronta a scappare appena sente profumo di libertà. Eppure, tra tutte queste etichette, ce n'è una che non perde colore. Quel ragazzo che ride di sé e alza ogni giorno l'asticella, insieme a una donna che lo guarda come si guarda un futuro già deciso. Il turco ha segnato un prima e un dopo. Non soltanto per la cura maniacale con cui ha plasmato il corpo, non solo per la pretesa di verità che ha messo in ogni scena, ma perché ha fatto capire a tutti che il suo orizzonte non finisce dove comincia la comodità. Quando in Spagna lo presentano come il bello turco, lui ringrazia, sorride, ma poi parla di prove, di studi, di errori, di cadute. Racconta serate passate a riascoltare la propria voce in spagnolo, parole ripetute fino allo sfinimento, dialoghi imparati come si impara una canzone. Cemre lo prende in giro: sei più severo con te stesso che con chiunque altro. Ma è quella severità che, di volta in volta, lo ha tirato fuori dalla paura di essere solo un volto. E poi c'è la coppia, perché senza Cemre Arda il racconto sarebbe diverso.
Le telecamere li adorano, eppure tra loro gli sguardi parlano in una lingua che nessun titolo riesce a semplificare. Lei sa quando attirare l'attenzione e quando svanire come un'ombra. A volte camminano mano nella mano in mezzo alla folla, altre volte prendono uscite laterali per difendere un frammento di normalità. I tabloid hanno provato a insinuare gelosie, scenate, messaggi cancellati. Ma la verità, dicono gli amici, è che il loro patto è nella quotidianità, sveglia all'alba per studiare un copione, tè bollenti alla fine di un set, una risata quando un post scatena l'ennesima ipotesi di crisi. Se c'è un fuoco che alimenta la macchina del gossip, è proprio questa alchimia che resiste. La storia di Gökberk, letta da lontano, sembra facile. Bello, fortunato, scelto. Visto da vicino, è un mare mosso. Ogni scelta porta a un prezzo, ogni viaggio accende un allarme, ogni parola viene soppesata alla ricerca di una breccia. A volte la pressione schiaccia, lo sguardo del pubblico non si spegne, il telefono vibra anche quando i pensieri chiedono silenzio. Eppure lui, con quell'aria da maratoneta che ha dentro, continua. Lo fa per se stesso, per la promessa che ha fatto al ragazzo di una volta, e lo fa per chi lo ha seguito dal primo episodio, quando nessuno scriveva il suo nome in maiuscolo. La fama ti trova quando non la guardi, ripete spesso. Ma restare è un lavoro da artigiano. E in questo mestiere di fino, la Spagna è stata laboratorio e specchio. Gli ha dato una seconda voce. Gli ha insegnato che il pubblico ti perdona tutto tranne la pigrizia. Gli ha concesso di essere leggero in quel racconto dell'infanzia, di prendere in giro se stesso e al tempo stesso di difendere i propri confini. Ci sono notti madrilene in cui la città sembra respirare con lui, e Roma che gli ha fatto da casa quando doveva volare. In mezzo c'è Istanbul, che lo richiama sempre, come fanno le città che ti hanno visto esitante e poi ti hanno visto vincere. C'è una domanda che oggi tutti si fanno. Potrà continuare così? Riuscirà a stabilirsi davvero in Spagna, come ha annunciato più volte alla gente, trasformando quel desiderio in radici? O questa salita vertiginosa porterà con sé temporali più scuri? Nessuno ha la sfera di cristallo, e chi dice il contrario sta vendendo certezze di cartone. Quello che sappiamo è che Gökberk ha già superato prove che avrebbero steso altri. 4 ore al giorno per una lingua che non era la sua, un set internazionale con pressioni inaudite, una vita passata a essere osservato con il microscopio. E soprattutto, la capacità di ridere di quel bambino che non piaceva nemmeno a suo padre a un primo sguardo. È in quel sorriso che si nasconde il segreto. La leggerezza come scudo, la disciplina come arma. Oggi l'Europa lo guarda e lui guarda indietro senza arretrare. In Turchia lo rivendicano, in Italia lo coccolano, in Spagna lo adottano. E accanto a lui, non come cornice ma come protagonista del loro racconto comune, c'è Cemre Arda. Insieme hanno imparato a nascondersi quando serve, a uscire allo scoperto quando è il momento, a trasformare l'amore in un patto contro la dispersione. Le dicono che è gelosa, che è paziente, che è furba, che è innamorata. Forse è tutto questo, forse altro. Di certo è la persona che conosce la fatica dietro la foto e il prezzo dietro l'applauso. Allora vi chiedo, dove può arrivare questo volo? La Spagna sarà davvero casa, oppure solo un capitolo luminoso? Le voci sul nightclub di Istanbul si spegneranno del tutto o torneranno a bussare quando ci sarà fame di chiacchiere nuove? E soprattutto, l'energia che oggi lo rende irresistibile a milioni di persone basterà a reggere l'urto del tempo, delle pause, degli imprevisti? Ditecelo nei commenti. Qui su Stelle Turche Rivelate leggiamo tutto, perché la vostra curiosità è il motore che ci spinge a scavare sotto la superficie. Pensate che Gökberk sia sopravvalutato o esattamente dove merita di essere? Vi riconoscete nella sua storia di brutto anatroccolo diventato cigno capace di ridere di sé? Se questo viaggio vi ha tenuto con il fiato sospeso, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. La prossima volta vi porteremo ancora più vicino, dove le luci non arrivano e le ombre raccontano la parte più vera. Perché qui, su Stelle Turche Rivelate, parliamo del lato nascosto del mondo delle celebrità. E finché ci sarà qualcuno capace di trasformare una ferita d'infanzia in un racconto che unisce, finché ci sarà una coppia come Gökberk YLDRM e Cemre Arda a ricordarci che il glamour è fatto di risate sussurrate e coraggio quotidiano, allora ci sarà sempre una nuova verità pronta a venire alla luce. Ci vediamo nel prossimo video.